Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di marzo 2026. Ok ragazzi, abbiamo l'imperatrice e la tempera... Ah no, scusate, imperatrice e imperatore. Wow! Carte super concrete, carte di una coppia in realtà, quindi promette bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul mio canale e poi c'è anche il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 8 di bastoni, il cavaliere di bastoni, 4 di bastoni, 9 di bastoni, 7 di pentacoli. C'è tanto fuoco in questa lettura, ragazzi. 10 di spade e amanti. Ma avete una lettura? Guardate. Allora, questa è la vostra energia, lo sviluppo dell'energia romantica nel mese di marzo. E se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, perché io leggerò questa parte come se foste single. In un secondo momento andremo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Può essere una persona che avete in testa, una persona che state già frequentando, potrebbe essere una relazione ufficiale piuttosto che ufficiosa o clandestina. È l'energia dell'altra persona semplicemente. Allora, partiamo con questo 8 di bastoni. Sento tanto fuoco qua all'inizio, una spinta in avanti, qualche cosa che comincia, una comunicazione, una notizia, l'arrivo di una persona potrebbe essere, l'uscita da una situazione, mi viene da dire. È un periodo quello di inizio marzo, magari per qualcuno si sente già a fine febbraio, però parecchio movimentato, mi viene da dire. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo la luna. E un 4 di bastoni che avete appena qui dopo. Quindi potrebbe essere qualche tipo di sogno verso il quale state andando. Per qualcuno con la luna, il cavaliere di bastoni e questo 8 di bastoni, sento che c'è come un ritorno dal passato. Può tranquillamente essere, scusatemi, può tranquillamente essere un ex o qualcuno che avete in qualche modo frequentato, magari a livello fisico, che si ripresenta. Per qualcuno di voi si tratta di aver fatto una scelta e potrebbe essere tra due persone, tra due situazioni, tra due alternative, mettiamola così, e ho l'idea che ci sia la voglia di andare verso questa stabilità, verso qualche cosa di più concreto, verso di qualche cosa di anche tranquillo, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Comunque questo cavaliere di bastoni può rappresentare una persona nuova che conoscerete secondo me già all'inizio del mese e per qualcuno è una persona che conoscete già e magari con la quale c'è già stato qualche cosa. Voilà,
Sette di coppe e asso di coppe. Io sento che qualcuno di voi nutre ancora dei sentimenti per questa persona o comunque c'è ancora della speranza nell'aria. C'è questo bellissimo asso di coppe, c'è questa apertura sia a livello di possibilità, sia a livello di ideologie, di occasioni anche, mi verrebbe da dire. C'è la voglia effettivamente di costruire qualche cosa con questa persona, però è anche vero che con la carta della luna potrebbero esserci delle proiezioni, anzi abbiamo sia la luna che il sette di coppe, quindi attenzione a proiettare nel futuro, ma cercate di conoscere la persona per quello che è nel momento presente. Ed è anche vero che per qualcuno è una questione di paura. Difatti abbiamo anche il 9 di bastoni, che è una carta che effettivamente, soprattutto se è una persona che fa come un Andi Rivieni, potreste essere un po' stanchi. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 10 di coppe. Sì, io ho la sensazione che potrebbero esserci state come delle titubanze in passato. Io ho come l'idea che abbiate già frequentato questa persona. Se per caso non avete nessuno, proprio nessuno, vi dico, questo cavaliere di bastoni è facile che sia una persona nuova che in qualche modo vi rimanda a certe dinamiche che voi avete già vissuto nel passato. È come se aveste un certo sesto senso, ci siete già passati di lì, sapete che certi tipi di comportamenti vogliono dire determinate cose, quindi è un po' come se foste navigati per certi versi. Andiamo a vedere il sette di pentacoli perché qualcosa mi dice che rallenterete un attimino il passo perché qui l'energia inizio mese è molto veloce, ragazzi. Abbiamo un 8 di spade e la regina di bastoni. Sì, in qualche modo sento che questo sette di pentacoli mi dice che rallenterete il passo. Siccome non ci vedete chiaro, o può anche essere con questo 8 di spade che vediate un po' più negativo di quello che è, perché in effetti avete la luna, quindi ci sono come delle paure intrinseche, delle paure subconsce, potrebbero essere dei timori, potrebbero essere, mi viene anche da dire aspettative, perché quando ci sono delle proiezioni ci si creano delle aspettative e qualcuno potrebbe pensare che non sono compibili queste aspettative, non sono soddisfabili. E invece qui si tratta, secondo me, di prendere un po' in mano la situazione e definire, cioè un po' è il portare a galla queste cose, anche nei confronti di questa persona nuova che potreste conoscere, cioè mi è successo questo, questo e quell'altro e quindi io ho bisogno di più tempo, ho i miei tempi, ho determinati confini, determinate barriere, determinati limiti potrebbero essere. È come se vi prendeste il tempo di conoscere questa persona. La fase iniziale è molto up, poi però non vedo un down, vedo come se la cosa sì c'è, però è semplicemente un procedere più lenti. Andiamo a vedere 10 di spade. Perché se questa persona la conoscete già e se avete effettivamente queste paure, questi timori inerenti a quello che c'è già stato nel passato, vi dico che con questo 10 di spade si chiuderà un capitolo di sofferenza, è come se finalmente riusciste a trovare la vostra metà. Guardate, posso dirvi una cosa, qui avete re e regina di bastoni e qui avete imperatore e imperatrice, avete due volte il 4 di bastoni e avete gli amanti alla fine della lettura. Quindi è proprio una relazione predestinata questa. Può essere che effettivamente questa persona vi risvegli determinate paure, vi risvegli cose sepolte ormai da secoli, dinamiche, ansie, preoccupazioni, però in realtà sento che il rallentare il passo potrà darvi come la possibilità di dare una direzione laddove sentirete che ce ne sarà bisogno. Andiamo a vedere la carta degli amanti.
Abbiamo un asso di pentacoli e un 4. Oh, ma che bello! Asso di pentacoli e 4 di pentacoli. Sento, ragazzi, che quello che si può sviluppare con questa persona è un bellissimo inizio concreto. Imperatore, imperatrice, sono proprio carte materiali. Però la cosa bella di questo 4 di pentacoli al contrario è che sarà senza attaccamento. Mi viene da dire senza attaccarsi al risultato, senza attaccarsi... Guardate che cosa c'è sotto, il 2 di coppe. Bellissima lettura. Secondo me, amici dei pesci, per voi che siete single, c'è la possibilità di reincontrare o incontrare una persona con la quale effettivamente si possono sviluppare determinati sentimenti, progetti, possibilità. L'unica cosa è non vi fate fregare un po' dalla fretta, un po' da questi timori. Secondo me sono vostri propri ed è come se si risvegliassero determinate dinamiche nel mese di marzo, sulle quali avete bisogno di lavorare. Io credo che questo 9 di bastoni venga per dirvi imparate a dire no, imparate a mettere i vostri confini e non dovete giustificarvi con nessuno. È valido per voi, punto. È abbastanza, basta quello. Non dovete convincere nessun altro. Nel senso che non è che dovete giustificare quando dite il no, perché se avete davanti una persona che vi rispetta, prende il no senza discutere. Quando già vedete che davanti avete una persona che cerca di convincervi è perché non rispetta tanto i confini. E quindi questo 9 di bastoni nel mese di marzo è molto importante. Quali sono i vostri limiti? Quali sono i vostri non negoziabili? Che cosa non siete disposti a, o su che cosa non siete disposti a cedere? Mm? Bene, andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse, qualsiasi sia il tipo di relazione. Io vi parlerò del movimento energetico, poi ovviamente siete tanti, ognuno con situazioni diverse, quindi cercate voi di adattare la lettura alla realtà. Ok, partiamo con il mondo. Il matto, un 10 di pentacoli, wow. 6 di spade, c'è un tema col passato qui. 6 di bastoni, 5 di denari che voi avete qua, e regina di spade, ragazzi. Allora, qui con la carta del mondo sento chiaro che c'è come una distanza, un viaggio. All'inizio vi dicevo che potrebbe esserci qualcuno che arriva e con la carta del mondo potrebbe essere qualcuno che arriva da lontano. E il lontano qui, siccome qui avete anche la luna, può essere un lontano nel tempo o un lontano a livello geografico. Ok. Abbiamo torre e 10 di pentacoli. Che potente. Qui potrebbe essere qualcuno che con il quale o la quale avete rotto in passato. Quindi sì, secondo me può essere proprio l'energia di un ex importante. Diversamente può essere che questa persona arrivi dalla rottura di un matrimonio, dalla rottura di una famiglia, diciamo da una può anche essere semplicemente il fatto che se ne sia andato dalla sua famiglia, magari non è detto che sia già stato sposato o che avesse una relazione questa persona, perché comunque il 10 di pentacoli è l'archetipo della famiglia, quindi può esserci come una rottura con la torre, soprattutto se questa persona vive a distanza, vive lontana,
magari si è trasferita, ha rotto il legame familiare proprio per questo trasferimento. Mi viene da dire che potrebbe essere una persona che avete conosciuto intorno al mondo del lavoro o che comunque si sia dovuta spostare per motivi lavorativi. Andiamo a vedere il matto. Mm. 7 di bastoni, 8 di pentacoli, cavaliere, scusate, re di coppe e asso di bastoni. Ripeto che secondo me sì, potreste conoscere questa persona nel mondo del lavoro o lì intorno. Potrebbe essere magari anche una cosa che fate quotidianamente, il lavoro viene fatto in modo quotidiano, però se per esempio avete l'abitudine di portare il cane a passeggio in quel parco tutti i giorni alle 6, quella può essere un momento, un'occasione dove potreste incontrare, vedere o conoscere questa persona. Io credo che potrebbe proprio esserci un incontro cercato, voluto, programmato. Potrebbe essere una cena, potrebbe essere una passeggiata, potrebbe essere un Luna Park, una fiera, una sagra. Vi dico, la sensazione è che dalla vostra parte voi vediate questa persona arrivare o comunque sentiate questa energia molto veloce. In realtà, vedendo l'energia dell'altra persona, io ho come la sensazione che questa persona sia trattenuta. È vero che fa come dei movimenti in avanti, fa dei gesti, si espone, è come se vi facesse capire che effettivamente ci tiene, però con questo matto al contrario io sento che manca un certo tipo di fiducia. Io credo che nel passato ci sia stata qualche cosa che ha deluso, o voi, cioè è come se ci fosse stato un tema che ha rotto gli equilibri. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, perché secondo me da parte di questa persona c'è ancora la voglia di costruire qualche cosa e da parte vostra direi anche. Re di pentacoli, regina di bastoni e 2 di coppe. Io credo che dobbiate solo trovare qual è la frequenza comune, perché è come se entrambe voleste la stessa cosa, però in realtà vibrate in modo diverso, vibrate in modo, uno ha un'energia un po' più veloce, mentre l'altra persona ha un'energia un po' più lenta. Si tratta di trovare come un'amalgama. Vi dico anche un'altra cosa. Qualsiasi sia stato il tema della rottura, della delusione, del sospeso, dell'abbandono, qualsiasi sia stato, le carte con questo 6 di spade vi dicono che è ora di lasciarsi nel passato i problemi. Guardate, 9 di bastoni, 9 di bastoni. Entrambe dovete pensare, dovete comunicare quali sono i non negoziabili, sopra che cosa non passerete più, ok? Non riesco a metterle a posto come piace a me. Ok. E soprattutto io credo che quello che sia mancato nel passato e di conseguenza che dovete lavorare per il futuro sia la consistenza nella relazione, l'essere presenti. C'è come una sorta di andirivieni che non è sano, che lascia come dei vuoti. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Io credo che qui con il 6 di bastoni, per dare come un tono più positivo alla relazione o alla situazione, dobbiate determinare o dare certe etichette alla relazione o come definire i binari dentro i quali state viaggiando. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 2 di bastoni, 6 di spade, 5 di pentacoli un'altra volta ed è già il terzo,
5 di spade, 4 di bastoni, che è già il terzo. Potrebbe esserci un tema legato a una casa qui, perché abbiamo tanta materialità, tante cose concrete, quindi potrebbe esserci, magari per qualcuno è una questione sul dove andare a vivere o chi paga che cosa. Ci sono come dei temi economici da dover affrontare, però sento che volete entrambe la stessa cosa. Cioè stare bene, godervi comunque la relazione, farla crescere, stare al sicuro, ma non al sicuro all'interno della relazione, ma io come persona al sicuro da te e l'altro al sicuro da me. Poi insieme creiamo la sicurezza della relazione. Devo dire che avete 1, 2, dove l'ho visto il terzo? Ah, qua, 5 di pentacoli. Ci sono come delle questioni economiche, secondo me, da dover risolvere per quello che riguarda la casa. L'idea è questa. Provate a non... perché avete anche qui, dov'è? 6 di spade e 6 di spade. Provate a non pensare troppo a come è andata nel passato. Pensate a piuttosto come potrebbe andare nel futuro, che migliorie poter fare nel futuro, come potremmo migliorare il futuro. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 3 di bastoni, il mondo, un 3 di coppe e un cavaliere di coppe. Sento che metterete, perché la regina di spade parla di regole, parla di programmi, parla di progetti. Per qualcuno, ragazzi, si tratta di un figlio, quello che vorreste concretizzare. Però è come se ci fossero dei temi economici che in questo momento dovete, diciamo, a cui dovete dare la priorità. E quindi potrebbe essere come un tema che si apre senza in realtà avere una risoluzione, però devo dire che alla fine di tutta questa lettura c'è comunque la chiusura di un capitolo, la chiusura come di un tema, se vogliamo, e vedo che c'è comunque questo nuovo inizio, perché qui abbiamo sia il mondo che l'asso di pentacoli, la carta degli amanti, c'è un festeggiamento, c'è il tre di coppe. Cioè io sento come se le cose si solidificassero, si maturassero, si fortificassero. C'è da dire che qualsiasi cosa sia successa nel passato, la vostra persona di interesse è un po' più titubante in questo periodo e per bypassare questo momento è come se doveste fare delle cose insieme, conoscervi anche sotto altri aspetti e decidere a un certo punto di lasciare indietro il passato, lavorando anche comunque sui paletti e sulle barriere che sono necessari. Andiamo a vedere un oracolo. Il serpente e la barca. Allora, qui parla di competizione, malizia, di guardarsi le spalle. C'è qualcuno che potrebbe seminare zizzania, mi verrebbe da dire. Guardatevi le spalle, ecco. Fatemi vedere una cosa. E qui c'è la barca che vi dice che state per ricevere quello di cui avete bisogno e che c'è come una progressione, un avanzamento nei vostri progetti. Parla anche di arrivi, Io qua ve l'avevo detto un po' con la carta del mondo.
Amore non corrisposto, non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Guardate, io credo che ci sia sfiducia in questo momento da parte della vostra persona di interesse e parecchia paura da parte vostra. Quindi può essere che in questo momento siate ognuno dei due sulla vostra posizione e che, come vi ho accennato prima, ci sia come bisogno di lavorare sul chi siamo, dove andiamo, cosa ci permettiamo, cosa viviamo in questa relazione e cosa invece è da escludere. Quindi può essere che non ci sia un reciproco scambio proprio perché ognuno dei due guarda un po' il suo giardino. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente tenete presente che lo stesso tipo di lavoro lo potete fare come autodidatti attraverso la sezione degli abbonamenti. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Però in più in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di astrale, di visione eterica, ci sono delle meditazioni, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione in materie spirituali che io ho condensato e messo lì a vostra disposizione proprio per aiutare anche voi nel vostro percorso formativo. L'unica cosa, fate conto che fino ad adesso sono 4 playlist e vanno viste in ordine cronologico, sono numerate 1, 2, 3, 4, perché ovviamente nella playlist 1 ci sono come dei temi base che poi, insomma, nelle playlist dopo non spiegherò più, ma a cui faccio riferimento, quindi è importante vederle in ordine cronologico. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!